La primavera è giunta alle porte, si fanno le pulizie, si mette in ordine anche nel nostro allenamento. Come ben sappiamo, una buona organizzazione degli esercizi può fare la differenza in termini di risultati ed efficacia, ottimizzando lo sforzo e riducendo l'affaticamento precoce. Solitamente l'ordine degli esercizi in una scheda di allenamento presenta la seguente struttura: esercizi multiarticolari detti anche fondamentali, esercizi complementari detti anche accessori e poi abbiamo gli esercizi di isolamento. Ma perché proprio quest'ordine? All'inizio dell'allenamento la nostra mente è fresca e siamo tra virgolette più svegli. Con il passare del tempo aumenta la fatica e l'attenzione diminuisce. Gli esercizi multiarticolari, coinvolgendo più gruppi muscolari e non avendo una traiettoria fissa rispetto ad altri esercizi eseguiti al cavo o ai macchinari, richiedono maggior concentrazione e coordinazione, ragion per cui devono essere eseguiti per primi, proprio quando la nostra mente è più lucida. Invece, gli esercizi di isolamento, stimolando un unico muscolo e avendo solitamente una massima tensione in accorciamento, hanno un minore impatto sulla fatica mentale, quindi possono essere eseguiti più tardi. Solitamente gli esercizi che hanno un maggiore impatto a livello mentale sono quelli che coinvolgono movimenti complessi e che sono difficili in determinate fasi del movimento. Se pensiamo ai classici panca squat e stacco, questi risultano più difficili in fase di allungamento o a metà movimento. Inoltre bisogna considerare che questi esercizi si prestano ad essere eseguiti a carichi elevati, per un range di ripetizioni molto basso, dalle 3 alle 6 massimo. Ed ecco perché, secondo me, devono essere messi all'inizio della seduta. Al contrario, gli esercizi di isolamento come croci, alzate laterali, leg extension o push down generano una fatica mentale minore, in quanto, salvo casi particolari, sono più duri in fase di accorciamento. Bisogna anche considerare che, nonostante si arrivi al cedimento molto più facilmente con questi esercizi, il carico in termini assoluti è molto più basso rispetto ai multiarticolari e sono assistiti da macchinari o cavi. In una scheda ben strutturata possiamo notare che, man mano che proseguiamo nell'allenamento, il numero di ripetizioni per esercizio tende ad aumentare, così come la prossimità al cedimento. Negli esercizi che aprono la seduta si tende a mantenere un certo buffer, anche per evitare di farsi male. Non so voi, ma io non trovo molto divertente arrivare a cedimento sulla panca piana o su uno squat bilanciere. Al contrario, per gli esercizi di isolamento, essendo eseguiti con carichi inferiori o con macchinari, il rischio infortuni è molto ridotto. Quindi, arrivare a cedimento risulta molto più sensato ed è universalmente accettato. A questo punto, qualcuno di voi potrebbe chiedermi: Sara, ma il preaffaticamento, ossia eseguire un esercizio di isolamento prima di un fondamentale, come per esempio una leg extension prima di uno squat, ha senso? Ecco, per rispondere a questa domanda vi invito a riflettere su chi siano i maggiori esponenti di questa metodologia, dandovi una serie di indizi. Oggi inaugureremo il primo Indovina Chi Palestra Edition. Sono detti anche i più grossi della palestra. Hanno una grande forza, sollevano il pacco pesi di tutti i macchinari con molta facilità. Tuttavia, il loro tessuto tendineo non è cresciuto tanto quanto quello muscolare e quindi, per evitare infortuni, tendono a evitare di eseguire movimenti dallo schema motorio complesso. Trovandosi in questa situazione, il preaffaticamento rappresenta una strategia utile, se non fondamentale, per raggiungere un'intensità tale da rendere l'intera seduta allenante. A chi mi sto riferendo? Scrivete la risposta qui sotto nei commenti. Vi dico solo che, non facendo parte di questa categoria di persone, rispetto, ma allo stesso tempo prendo con le pinze quello che dicono. In conclusione, siate ordinati, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in palestra. Sfruttate la freschezza mentale per iniziare la seduta con multiarticolari ed esercizi più pesanti, per poi chiudere in bellezza con gli esercizi di isolamento. Il preaffaticamento, seppur amato da una particolare categoria di persone, non risulta la soluzione ideale per tutti ed è importante adattare la propria routine in base al livello di esperienza e alle necessità individuali.